Ciao ragazzi, bentornati e benvenuti nel mio canale YouTube Electronic and CNC Lab. Nel video di oggi voglio fare un piccolo approfondimento su uno dei componenti più importanti in elettronica, il resistore, e vedremo insieme come si legge il suo valore e nello specifico vi parlerò dei resistori cilindrici a valore fisso o foro passante. In questi componenti il valore della resistenza e anche altre informazioni sono identificati da delle bande colorate, che presto impareremo a leggere. Ma andiamo subito a scoprirlo. Allora, vediamo subito cos'è un resistore. Dunque, il resistore è un componente passivo formato da un nucleo di ceramica. Su questo nucleo è depositata una sottile pellicola di carbonio, che è l'elemento resistivo. Alle due estremità invece sono applicati due cappucci di nickel, i quali poi sono saldati dai reofori o terminali. Il tutto poi è ricoperto da una vernice protettiva isolante che protegge il componente e l'elemento resistivo. Esternamente al componente invece sono disegnate delle bande colorate che permettono di identificarne le caratteristiche, quali il valore, la tolleranza, e nei resistori a 6 bande colorate abbiamo anche un'altra informazione che è la stabilità termica del valore resistivo. Allora, vediamo adesso le resistenze a 4 colori. Sono 4 bande colorate dove la prima banda che bisogna leggere è quella più vicina al reoforo, che identifica la prima cifra. Poi abbiamo la seconda cifra subito dopo, abbiamo la terza cifra che è il moltiplicatore, ovvero il numero di zeri che bisogna aggiungere di seguito alla seconda cifra, e infine c'è la tolleranza, che solitamente è al 5%, per quelli un po' meno precisi si va anche al 10%. Dunque, allora, come si può vedere nello schema di riepilogo, nei resistori a 4 colori abbiamo le prime due cifre che identificano un valore numerico, la terza cifra il moltiplicatore oppure il divisore per 10 e la quarta cifra la tolleranza, che può essere al 5 o al 10%. Allora, per le prime due cifre i colori sono i seguenti. Per la prima cifra abbiamo il marrone, che vale 1, il rosso 2, l'arancione 3, il giallo 4, il verde 5, il blu 6, il viola 7, il grigio 8 e il bianco 9. Per la seconda cifra abbiamo anche il nero, che ha valore 0, mentre tutti gli altri colori hanno lo stesso significato. Per la terza cifra invece abbiamo il nero, che è moltiplicatore 1, il marrone moltiplica per 10, il rosso moltiplica per 100, l'arancione moltiplica per 1000, il giallo per 10.000, il verde per 100.000 e il color oro invece divide per 10. In pratica, riepilogando, il colore della terza cifra ci dice quanti zeri dobbiamo aggiungere di seguito al valore delle prime due cifre. Quindi se guardiamo il resistore in basso a destra, nell'esempio, vediamo un resistore con il rosso, il viola, il giallo e l'oro. Allora, i primi due colori sono il rosso e il viola, che valgono 2 e 7. Il giallo invece ci dice che moltiplica per 10.000, quindi aggiungiamo 4 zeri. Quindi 2 e 7 più 4 zeri sono 270.000. E il color oro della quarta banda ci indica la tolleranza al 5%, quindi abbiamo un resistore da 270 kΩ. Vediamo adesso i resistori a 5 colori. Dunque, i primi 3 colori sono le prime 3 cifre del resistore, quindi il discorso è analogo a quello fatto prima per le prime 2 cifre. Il quarto colore è il moltiplicatore, oppure il divisore se abbiamo il colore argento o il color oro, e invece la quinta cifra è la tolleranza. In questo caso, trattandosi di resistori di precisione, i colori della tolleranza possono essere il 10% con l'argento, il 5% con l'oro,
l'1% col marrone, il 2% con il rosso, lo 0,5% con il verde, lo 0,25% con il blu e lo 0,1% con il viola. Quindi per il resistore visibile nell'esempio in alto abbiamo il rosso, il viola e il giallo che ci indicano le prime tre cifre, quindi 2, 7 e 4. L'arancione, che è la quarta cifra, è un moltiplicatore, quindi 3 zeri, e abbiamo 274 kΩ, e il marrone alla fine ci indica la tolleranza, che è all'1%. Quindi abbiamo un resistore da 274 kΩ con tolleranza all'1%. Vediamo infine le resistenze a 6 colori che aggiungono soltanto un'informazione in più per i resistori più costosi. In pratica il sesto colore ci indica il coefficiente di temperatura, ovvero di quanto al variare della temperatura espressa in gradi Kelvin si scosta il valore resistivo. Quindi se prendiamo ad esempio un resistore a 6 colori con il sesto colore grigio, abbiamo un più o meno una parte per milione per grado Kelvin. Nell'immagine che si vede adesso, giusto come riepilogo, ho raggruppato alcuni resistori a 4 colori con valori crescenti partendo da 6,8 ohm fino a 6,8 megaohm, e praticamente avendo i primi due colori identici cambia soltanto il moltiplicatore. Sono tutti resistori con tolleranza al 5% e in questo caso la potenza è un quarto di watt. Infine esiste anche una regola mnemonica per ricordare l'ordine dei colori e abbinarli correttamente ai valori numerici. È una regola che ho trovato su Wikipedia e vale anche come consiglio di vita, che dice: non metterti rubicondo alla guida, vino e birra van giù bene. Quindi il consiglio è sempre valido ed è anche utile per ricordare l'ordine dei colori delle resistenze. In questa immagine invece sono andato a verificare con il multimetro il valore reale di un resistore da 100 ohm con tolleranza al 5% e ho riscontrato che il valore misurato è un 98,6 ohm, quindi compreso tra un 95 ohm e un 105 ohm, che sono gli estremi del valore della resistenza. Quindi se dovessi misurare su un certo numero di resistenze da 100 ohm al 5%, con un multimetro il valore reale, potrei trovare delle resistenze esattamente da 100 ohm, come ne potrei trovare altre distribuite tra i 95 e i 105. Ed infine vediamo adesso il falso resistore, ovvero un resistore da 0 ohm utilizzato per creare dei punti su un circuito stampato, senza ricorrere ai soliti ponticelli con i cavettini. Il valore indicato con un unico anello nero non segue quindi gli standard di codifica a colori, ma è comunque molto diffuso ed esteticamente più gradevole. Bene, anche questo video è terminato e se vi è piaciuto ricordatevi di lasciarmi un like, se volete anche dei commenti, domande e suggerimenti. Inoltre, se vi va di ricevere gli avvisi automatici ogni volta che carico un video, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanellina. Adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao e buon divertimento!